Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come andiamo? Spero tutto bene. Questa settimana è iniziata sì e no con il trading, bisogna essere onesti, nel senso che avevo trovato dei bei setup, uno è stato invalidato, pensate, per 0.2 pips, e adesso andremo a vederlo, però ci si aspetta una bella settimana, fidatevi, una bella settimana molto interessante, soprattutto con l'euro che è arrivato a livello del dollaro, cosa che non succedeva dal 2002, da quando è nato l'euro. Quindi bisogna anche cominciare ad entrare in una prospettiva di forse è meglio che inizio a fare qualcosa, perché la situazione è molto grave e non sono consigli finanziari, logicamente. E niente, perché aspettare, andiamo direttamente sul grafico. Eccoci qua, questo qui è euro sterlina. Io stamattina, no, quando è che era? Forse ieri sì, no scusatemi, l'altro ieri perché voi lo state guardando mercoledì. L'altro ieri stavo cercando un entry. Allora, avevo visto questa liquidità. Allora, facciamo così. Là, ok, mettiamoci in modalità replay. Ok, nascondiamo un attimo tutta questa cosa qua e vi faccio vedere il mio ragionamento. Io di mattina presto avevo visto questa zona di liquidità, ok? Questo qui ancora non era avvenuto. Questa zona di liquidità di Wyckoff perché? Perché c'è stata una prima reazione forte buy, poi ha iniziato un accumulo, anzi è più una distribuzione per il discorso che faremo adesso, una distribuzione e allora mi aspettavo una caccia che non mi aspettavo fino a qua sopra. Adesso vi dico fin dove me l'aspettavo in queste zone qua, se non mi ricordo male, o era questa o questa, eccola qua, no, la prima sull'80, perché? Perché sull'80? Perché io ho detto, uno, abbiamo questa zona qua forte di supporto, che è questa qui, come potete vedere questa qui è stata anche l'ultima struttura rotta, allora ho detto questa qui è una bella zona, anzi addirittura era questa a dire il vero la zona, quindi sull'81,2 zona forte di supporto perché l'ha toccata, diciamo, l'ha testata una volta, due volte, tre volte, comunque l'ha testata molto bene, come potete vedere poi è ripartito tutto il movimento rialzista. 81,2, quindi posso andare o sull'80 o sull'82 e avevo avevo deciso sull'80. Ho toccato la nostra zona, purtroppo sul mio broker ci ha buttato fuori per poi proseguire verso il ribasso. Ora togliamo modalità replay. Come potete vedere cosa è successo? Qua è avvenuto una rottura di struttura che andremo a riprendere qua, perché in teoria era questa, giusto? Anche vabbè, anche questa qui, ok. C'è stata questa rottura di struttura, eccoci qui, così almeno la si vede meglio, e non abbiamo fatto, non siamo riusciti a creare un massimo superiore. Perché? Perché questa qui ad ora è ancora una zona che regge per andare sell. Nel momento in cui verrà bucata questa zona potremmo pensare a un possibile buy. Ora, cosa mi posso aspettare io? Mi posso aspettare una serie di movimenti del genere stanotte, ok? Con appunto ancora magari qua della liquidità, ok? Poi domani mattina in zona Londra probabilmente andare a sbilanciare su questo livello per poi proseguire verso il ribasso. Perché? Perché vi faccio vedere, avevo messo questa qui la mia zona interessata e questa qui la posizione short sul 75, quindi teoria dei numeri. Mi piace molto come zona, se potessi scegliere meglio probabilmente sceglierei diciamo su questa zona qua di chiusura dell'imbalance che sarebbe sul 38, sul 74. Proviamo 74, tanto per un pips non ci cambia la vita, facciamo 74. Guardate, neanche facendolo apposta con la trend line sono andato a prenderlo preciso. Io lascio il disegno così. Così nel caso venerdì quando andremo a parlare di questo setup vedremo se è andato come abbiamo detto o meno. Mentre mi piacerebbe vedere anche l'euro yen
Perché? Perché l'euro yen avevo trovato questa bella posizione qua, oggi, tramite questa last candle, l'avevo trovata, poi non ho messo l'ordine, purtroppo come un pirla, vabbè, fa niente. Ogni volta che non metto gli ordini è così, anche se, allora, la price action dal punto di vista daily siamo ancora buy. Perché? Perché finché non andiamo a prenderci questa demand, finché non andiamo a rompere questa demand, che è quella che poi ha creato tutto questo movimento a rialzo, noi in teoria siamo ancora in una situazione buy. Dal punto di vista di Fibonacci, abbiamo ancora modo di poter scendere verso queste zone qua, verso l'88,6 e magari anche il 95, perché è tornato su, ecco qua. Logicamente da una situazione daily potrebbe rintracciare fino a questa zona o anche più sopra. Qua dove c'è stato anche la break of structure, potrebbe essere una bella zona di resistenza per poi andare sell. Qua abbiamo avuto un'altra rottura di struttura, mettiamola magari qua, voilà, qui così, però anche qua sopra, però potrebbe essere vista come una presa di questa liquidità perché c'è un educatore dell'Accademia che spiega che anche queste situazioni qua possono essere viste come liquidità. Quindi dal momento in cui comunque c'è tutta questa zona qua, può essere vista come liquidità, quindi noi siamo andati a prenderci la nostra liquidità, ok? L'abbiamo presa, cacciata, come potete vedere, siamo andati a prendere una zona interessante di questa last candle per poi scendere. Ora, quello che mi piacerebbe vedere è appunto il rintracciamento verso queste zone. Potrebbe benissimo utilizzare questa zona qua dell'87, diciamo, però mi piace quella dell'82 e che sarebbe anche una sorta di weak fill H1. Che cos'è un weak fill? Semplicemente andarci a prendere il 50% delle wick così profonde. Quindi mi piace molto come setup sull'82 con 19 pips di stop, sono tanti, sì, sono tanti, però siccome lo scambio euro-yen è sono molto ampi gli spazi che bisogna andare a prendere, dobbiamo accontentarci. Euro-dollaro, il nostro fantastico euro-dollaro. Come potete vedere abbiamo raggiunto addirittura i 99 centesimi. Siamo scesi addirittura sotto il dollaro. E non dovrei ridere, avete ragione, avete perfettamente ragione. Però questo dovrebbe essere un campanello di allarme per tutti voi per quanto riguarda la situazione macroeconomica dell'Italia o comunque dell'Europa. Però siccome siamo in Italia, ognuno dovrebbe pensare alle proprie tasche. Non è un qualcosa di indispensabile investire, non è un qualcosa che se non lo fai, cioè, diventi povero, non è questo. Il discorso è se non vuoi vivere nella mediocrità, devi trovare. Qua ce l'ho sempre appesi qua, c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 post-it appesi con le migliori frasi che fino ad ora sono riuscito a trovare. E per combattere la mediocrità potresti non essere in grado di fare tutto ciò che conosci, che scopri, non che conosci, che scopri, ma dovresti essere in grado di scoprire tutto ciò che puoi fare. Quindi nel momento in cui tu hai le possibilità di poter cambiare la tua vita e non lo fai, non ti lamentare, è colpa tua. Ma nel momento in cui a te viene presentata un'opportunità e la prendi, lì cambierai la tua vita per sempre. Dopo questa piccola parentesi filosofica, questo è quello che mi piacerebbe vedere di euro-dollaro. Come potete vedere questa qui è una bellissima candelina, una bellissima last candle, 82 è sempre numero psicologico, c'è anche l'80, quindi magari c'è anche il rischio che non venga affillata, però mi piace di più questo 82. Oppure, siccome sono soltanto 10 pips di stop, facciamo 80, tagliamo la testa al toro, ci prendiamo tra virgolette questo rischio, andiamo a prenderci magari 13 pips di stop, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto con euro sterlina e va bene così perché qua abbiamo anche tutta questa liquidità da andarci a prendere, facciamo liquidity, e potrebbe andare benissimo a prenderlo tramite il 50% di questa nostra ultima candelina.
però che se infatti appunto entriamo a 80, almeno siamo più tranquilli. Questi qui in teoria sono i setup. Mi è stato chiesto di far vedere un po' come opero in generale. Magari vediamo questo qua che è sterlina dollaro, dato che è quello un po' più pulito di grafico. Sterlina dollaro in un time frame mensile siamo letteralmente sell. Perché? Perché qua c'è stata una rottura. Anche se, prima abbiamo citato Wyckoff. Anche se questo qui potrebbe essere un mega schema Wyckoff, perché? Perché abbiamo avuto equity, quindi liquidità, dopo una bella reazione, buy, liquidità cacciata e adesso potremmo anche essere in una fase di weak fill, di andare a prenderci una weak fill che in teoria è già stata testata, però andiamo in settimanale, siamo sempre in negativo, mettiamoci, vabbè, fa niente, mettiamoci meglio, siamo già in meglio. In settimanale comunque siamo ancora sell. In daily non ci sono santi che reggono, qua abbiamo avuto un altro, tra virgolette, cioè tra le altre cose, non tra virgolette, un'altra break of structure, andiamolo a mettere sotto, così, e in daily vediamo se troviamo qualche zona interessante, sì, perché questa qui può essere una bellissima zona per per una possibile inversione di trend. Quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Ora, siccome siamo molto vicini a questa zona, allora, a parte che è enorme, perché sono 300 pips circa, 240 pips, giusto? 260 pips. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che qua si forma, come sempre, solita schematica, magari forte, poi continuiamo a fare liquidità, bla bla bla, ecco, così si capisce, giusto? Meno male. Allora facciamo così, liquidity. Cosa andiamo a fare? Andiamo a cacciare, magari adesso proviamo ad andare a vedere una zona possibile nel 4 ore, zona replay, andiamo in 4 ore. In 4 ore abbiamo questa last candle che magari potremmo andare a prendere al 50% e quindi sarebbe 1,1560, numero mezzo tondo, scusatemi, 1,1560, coordinate 1,15,6, mezzo tondo, quindi numero psicologico. Sono tanti pips di stop, sono veramente, veramente, veramente tanti. Però nel momento in cui noi arriveremo in questa zona potremo andare a cercare delle zone. Questa candelina qua potrebbe essere la risposta, perché come potete vedere questa candela è stata testata, questa candela è stata testata, questa qui, togliamo questo intanto, questo non è stato testato. Quindi questa zona qua, 1.15.6, è la zona H4 di 50% della last candle. Questa Alt R, questa zona qua segnata in verde invece sarà la nostra zona di H1. Ovvio, purtroppo non possiamo sapere dove andrà, se uno o nell'altra, però comunque abbiamo già un margine di opzioni possibili e molto fattibili. Dal punto di vista dello short term potrebbe essere questa qui una zona eccezionale, oserei dire, perché? Perché è una bella zona di supporto, eccoci qua, perché qua è stata testata, qua è stata testata e qua una chiusura di imbalance, però abbiamo tutta questa zona qua volendo ad andare a ritestare e siccome sono 38 pips dovremo andare più nello specifico, magari entriamo in un M15. In un M15 come potete vedere questa può essere già la nostra candela, questo potrebbe già essere il nostro setup, cioè chiusura di questa zona qua sull'1 e possiamo fare 30. Qua cosa abbiamo creato ragazzi, perché mi piacerebbe essere anche un po' interattivo, no? Qua cosa abbiamo creato? Qua abbiamo creato, se faccio questo gesto qua, esatto, liquidità. Domani mattina cosa potrebbe fare? Domani mattina potrebbe benissimo fare questo gesto qui, ok? Andare a prendere anche questa zona qua del 32,
per poi crollare. Crollare, e direi che potrebbe benissimo andare fino a queste zone qua. E comunque, cioè, fatemelo dire, da anche 30, cioè più di 370 pips, io non li butterei via, onestamente. Io non li butterei via. Mettiamo già a grafico quello che voglio fare, che così poi venerdì andiamo a testare tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi. Cioè, oggi. Mettiamolo sul 30, andiamo a metterlo sul 30 tondo, e poi andiamo a metterlo sopra questa zona, quindi 15 pips mi sta anche molto bene. Direi di andare fino a questa zona in primis, quindi già 100 pips, però comunque portarlo più giù. Direi che per questo video può essere anche basta. Abbiamo visto un po' di setup per la settimana, quindi GBP USD, Euro GBP, Euro JPY e Euro USD. Io vi terrò aggiornati per quanto riguarda venerdì su questi setup, nella speranza logicamente che siano andati molto bene, anche perché se siete qua volete probabilmente anche imparare qualcosa, e quindi meglio spiego, meglio è per me, meglio è per voi. Mi fa veramente veramente piacere che sto ricevendo tantissimi feedback positivi, perché riesco a spiegare in maniera semplice. Magari stasera, devo essere onesto, ho appena finito la lezione di giapponese, sono ancora un attimo tramortito, può essere andata leggermente peggio degli altri giorni, però mi fa veramente piacere che riesco a portarvi il valore che voglio portarvi all'interno di queste chiamate. Quello che mi piacerebbe continuare a dirvi è: non limitatevi per paure. C'è sempre un'altra frase qua appesa, che ciò che voi volete è subito dopo le vostre paure o subito dopo gli ostacoli. Non vi soffermate su quello che è la vostra paura o l'ostacolo. Andate avanti, non mollate, perché possono esserci i vostri genitori contro di voi, può esserci il vostro ragazzo, la vostra ragazza contro di voi, può esserci la società contro di voi, anzi ci sarà soprattutto la società contro di voi, soprattutto per un percorso del genere. Non mollate, perché rinunciare a qualcosa che volete per il vostro futuro per qualcun altro? Voi potete avere più di quello che avete adesso, perché potete essere più di quello che siete ora. Però logicamente, se non fate niente per diventare di più voi, vi dovrete accontentare di quello che avete adesso. Vedete qua? Questi, logicamente, uno, non si sono letti da soli, e due, servono veramente tanto. Le persone non pensano che possano servire così tanto, ma i libri, soprattutto di crescita personale, vi aiutano a dismisura, soprattutto in un percorso del genere. E soprattutto questo, sto dicendo tante volte soprattutto, scusatemi, avviciniamo un attimo il microfono perché vedo che si sente basso, osti. Questo, fatelo a tutti coloro che non credono in voi, e non limitatevi, mai. Avete del potenziale che non vi sto neanche qua a dire quanto è. Non vi sto neanche qua a dire quanto è. Quindi non vi limitate. Fate sempre qualcosa di bello per qualcun altro. Noi ci vediamo venerdì. Buona giornata a tutti.